Ti chiedo questa cosa, se chiudi un attimo gli occhi, qual è il momento migliore fino ad oggi della tua carriera? Mi arriva quel periodo che ho fatto in Milan, per la felicità, per com'era, per come stava a giocare, i compagni, ho stato molto bene in Milano veramente e chiaramente mi arriva questo periodo a Udinese. C'è un Gerard con 27-28 anni che sa perché funzionano le cose, ha una vita organizzata, ha un entorno, una squadra di lavoro alla perfezione, va al millimetro, riposa, mangia bene. È tutta un'organizzazione che ti fa sentire in pace e preparato ogni domenica per dare il tutto. E se ti chiedessi invece il tuo miglior gol con l'Udinese? Il mio miglior gol con l'Udinese? Io ce n'ho uno in testa, ma non te lo dico. Quello che ho fatto nel Diego Armando Maradona con il Napoli la stagione scorsa. È stato un bel gol che anche sapeva perché l'ho fatto, lavorato quel gol. Mi piace tanto quel gol che ho fatto. Anche ci sono un paio di calcio di punizione belli. Sì. Beh, uno quest'anno con l'Atalanta, Sì. l'anno scorso io avevo pensato al gol col Cagliari, sia di punizione che il vero, secondo vero. gol. Il secondo è stato bello, è vero. Questo a livello del Napoli, sì. Quanta voglia c'è di tornare in campo? Sta tornando la Serie A, sì, c'è voglia perché quelli che abbiamo rimasto qui non abbiamo andato con la nazionale ci fa un po', sai, quella energia di vedere il mondiale, di vedere questo livello che ci ha dato questo mondiale e noi, quello che abbiamo rimasto qui, vogliamo dare il nostro contributo al calcio, anche far vedere il tipo di calciatore che siamo, da mia parte, mia opinione. Com'è stato il tuo 2022? Per me, mia opinione, è incredibile. Migliore anno per tutto, per godere, per sapere come stanno a succedere le cose che sto a raggiungere, un po' di tutto, le statistiche, che io sono uno che mi piace tanto guardare le statistiche, hanno stato incredibili. La roba più importante è che so perché mi sta a succedere le cose e credo che arrivano 4-5 anni più importanti. Com'è stato vivere questa pausa della Serie A? Nel mio caso ricordate che ho fatto l'infortunio con il Napoli l'ultima partita, però il ginocchio si è fatto molto male, le strutture del ginocchio stanno a recuperare. È vero che tutta la pausa ho stato a fare il recupero, tanto lavoro e continuo per essere lì e non perdere nessuna partita. L'Udinese può continuare ad essere una sorpresa secondo te in questo nuovo anno che si avvicina? Può essere sì, però dipende da noi. L'abbiamo qui, quello che abbiamo fatto ce l'abbiamo qui, è da noi darlo o lottare perché nessuno ci lo rubi. Quindi vediamo come reagisce anche tutti i giocatori, tutta la squadra dopo un ultimo periodo che non è stato uguale che l'inizio di stagione. Troppa fiducia nel mio compagni perché siamo una squadra forte, tosta e anche di tanta qualità e tanto attacco, sai. A proposito dei mondiali, si sono appena conclusi, ha vinto l'Argentina, ha vinto Messi, che tu hai conosciuto ovviamente a Barcellona. Mi fa tanto piacere perché è uno che quando io sono stato lì è stato vicino a me, il tratto con lui è stato buono e questo vuol dire che dopo quando uno va via e l'altro anche cambia, posso parlare bene da lui e mi fa tanto piacere che anche possiamo vedere una immagine da questa dimensione di Messi, uno che lo ha raggiunto quasi tutto, possiamo vedere alla fine come lo raggiunge assolutamente tutto, è una immagine per il calcio, sai. Ti saresti aspettato dopo questa stagione di far parte del gruppo della Spagna per i mondiali, al di là dell'infortunio? Ho capito che da nessuno si può aspettare niente, sai, l'unica cosa che ti posso dire è che era e sono preparato per andare lì. Da mia opinione, pensa che io
almeno aveva di essere nella prelista di 55 giocatori, però capisco perfettamente che l'allenatore ha fatto le sue scelte, ha il suo gruppo, il suo giocatori. Il messaggio che io voglio far arrivare è che io sono pronto, io sono preparato per andare lì, chiaramente. C'era un idolo al quale ti ispiravi? C'era un giocatore che hai come modello? Per idolo sempre ho avuto da piccolo lo stesso. Era lì nell'accademia del Barcellona e era uno pazzo da Ronaldinho, un altro livello la roba che faceva, come godeva la persona con lui, il sorriso, era un altro, era più di calcio, sai quello? Veniamo all'Udinese, è stato un inizio di stagione molto importante. Sapevi che questa squadra avrebbe potuto avere un inizio così, come si dice in Italia, scoppiettante? Non lo aspettava e mi piace dirlo perché non si deve aspettare, si deve di attuare quando arrivano le partite e non aspettare nessuna cosa. Chiaro che ti dico questo perché non siamo una squadra grande. Se sei una squadra grande sì che aspetti essere in Champions, essere in Europa. Però siamo una squadra che tutti sappiamo come è la società, come funziona e siamo una squadra umile. Quelli che siamo qui da esperienza è che per fortuna abbiamo fatto qualche anno qui in questa società, possiamo dare a quelli nuovi che arrivano una mentalità di sapere che è l'Udinese e dove vogliamo portarlo. Spesso quest'anno hai detto che vi sentite come dei leoni. Quest'anno l'Udinese è una squadra di leoni perché? Perché già quando ricordo che ho iniziato Cioffi come mister, abbiamo fatto un cambio di mentalità a livello di fare una corsa in più per il compagno e questo che i giocatori con esperienza e il leader della squadra fa capire a tutti gli altri che qui siamo una squadra che se non si corre non si vince, sai, perché adesso il calcio di oggi è molto fisico, sai, e ci sono squadre che hanno tanta qualità, hanno un mercato, una possibilità di comprare giocatori molto più forte che noi e noi che dobbiamo fare? Fisicamente essere meglio che loro, correre di più, lo abbiamo fatto, lo stiamo a fare da tutto quest'anno, da tutto il 2022 e l'avversario soffre tanto quando gioca contro l'Udinese. Cosa ha dato mister Sottile alla squadra? Cosa vi trasmette? Mister Sottile un altro leone, già lo vedete, magari c'è qualche immagine di lui lì a dire da tutto dal canto, è uno che lo vive con un altro modo tanto. È stato molto intelligente quando è arrivato perché quello che ti dico, con Gabriele Cioffi già aveva qualche roba che stava a funzionare molto bene e lui è stato intelligente, ha lasciato quelle cose che stavano andando molto bene e ha aggiunto tante cose nuove che stanno a fare che l'Udinese questa prima parte della stagione ha fatto molto bene. Com'è giocare a Udine, giocare con questo clima e con questo affetto che arriva da questi tifosi? Il rapporto con i tifosi è veramente vicino, un clima molto dalla regione, da Friuli, sai, ti senti molto bene. Anche questo ti lo dà la società, sai, la società è una società molto organizzata, ti fa sentire a casa, già lo vedete qui con l'installazione. Noi siamo qui ogni giorno e già sentiamo questo calore, questo affetto. Si vede quando andiamo via a giocare fuori di casa, fanno il viaggio. Qui nello stadio ricordo 4-5 partite da un clima molto caldo e questo vuol dire che stiamo a fare bene. Secondo te cosa hai trovato qui in Friuli a Udine che ti ha aiutato per fare questa stagione top? Sì, è vero che siamo in un mondo adesso nel calcio molto risultatista e si parla tanto di gol e assist, è così, anche si accetta da noi da calciatore. Ti dico di più, c'è qualche cosa molto anche importante che non solo il gol e assist,
nel calcio, però da numeri a me mi piacciono, è stato l'anno più forte, più bello per me e continuo perché credo che sto a fare quella regolarità, sai, quel notabile ogni partita che ricordo un Gerard quando era giovane che era una buona partita e 3-4 male e adesso qui dopo due infortuni di ginocchio ho preso questa regolarità questi ultimi 2 anni e sono uno che credo che fa molto bene, sta a creare calcio e è molto pericoloso in attacco per tutti gli avversari. Quanto ti piace e quanto è importante per te essere comunque al centro, no, del gioco dell'Udinese? Essere il giocatore che crea calcio, perché questi numeri a me mi dicono che questo è un giocatore che vuole la palla, che è verticale alla porta, che crea calcio. È vero che giochiamo un po' diverso, io mi abbasso un po' a zone di centrocampista per fare arrivare la palla sull'area. Questo gioco diverso che mi dice che magari mi abbasso un po', non ci sono tanti gol, però ci crea più calcio e si vede con tutte le occasioni che abbiamo, con tutto quello che genera l'Udinese, dove siamo come squadra, quindi quello che ho appreso è che un leader devi fare vincere alla squadra, non devi solo fare il gol per te, devi fare vincere e quello è il salto credo che ho fatto dalla scorsa stagione a questa. Lavoro come giocare da esterno, come giocare da trequartista, come giocare da centroavanti. Non è facile perché giocare in tutte le posizioni, giocare con quella libertà che ho qui non è facile, ma quando lo fai esce bene e sai perché, che è quello più importante, che sai perché funzionano le cose. Mi sento molto bene, chiaro. 4 gennaio ci sarà qui la sfida con l'Empoli, quanto sarà importante riprendere il cammino in Serie A con la giusta mentalità? Iniziare con la giusta mentalità è primordiale, dobbiamo continuare a essere quell'Udinese che abbiamo visto in tante partite di fila, attaccare a creare calcio, è così come funzionerà e come continueremo a vincere le partite. Anche perché i 3 punti per l'Udinese purtroppo mancano dal 3 ottobre. Cosa è successo secondo te in questo periodo? Ci sta anche un calo normale, no? Probabilmente. Sì, vogliamo ricordare che quelle 5 settimane, dal 3 ottobre a 12 di novembre, ci sono in mezzo Lazio, Atalanta e Napoli. È vero che ci sta anche 3 di Cremonese, Lecce e Spezia. Non è facile, qui si vede che tutto quello che abbiamo fatto non è facile, ma si continua, sai? Ci sono periodi nel calcio che si deve di soffrire e noi la roba è che ci torneremo e arriveranno anche quelle assenze che abbiamo avuto da Beccao, da Udogi, importante che dobbiamo di dirlo. Il mio compagno e me siamo pronti con questa pausa, siamo prontissimi con energia per tornare. Che cosa c'è invece nel 2023 di Deulofeu? Quali sono i tuoi sogni, le tue speranze? Non penso nel futuro, 2023 per me sarà quello che farò io nel presente, sai? Nel presente ti posso dire che sto a lottare per questa recuperazione, voglio essere il 4 contro l'Empoli, però non mi metto niente in testa perché per me il futuro non esiste, esiste il presente e il presente sì che lo posso dittaminare io e preparare il futuro, ma non pensare nel futuro e farmi roba nella testa che mi fanno girare, no. Presente e già vedremo che succede. Buone feste a tutti i tifosi di Serie A Team.